Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come ho realizzato la bellissima e scintillante borsa che state vedendo sullo sfondo. Curiosi di vedere come l'ho fatta? Andiamo subito a vedere l'occorrente. Per quanto riguarda l'occorrente, ho scelto di usare una base in ecopelle ovale della misura 27x12, come filato lo Swan Black in questa tonalità di rosa, il codice 079. Poi vi occorreranno delle paillette con il foro grande, una chiusura a scatto da 24, una chiusura a girello e, se volete, dei piedini da applicare al fondo nella nostra borsa. Poi vi serviranno le forbici e l'ago da lana. Adesso iniziamo con il nostro lavoro. Iniziamo anzitutto a preparare la base inserendo i 4 piedini. Una volta inseriti i 4 piedini al fondo borsa, andiamo a procedere con la lavorazione della borsa. Come vedete, ho già inserito dei marcapunti sulle parti laterali della borsa. In questi punti qui faremo gli aumenti. Per quanto riguarda la parte più corta del fondo borsa, andremo a lavorare 3 punti bassi per ogni foro fino al marker. Per quanto riguarda la parte più lunga, andremo invece a lavorare i punti in maniera alternata, cioè dove c'è il marker lavoreremo 3 punti bassi, nel foro successivo ne lavoreremo 2, nel successivo 3, poi 2, 3, 2, 3, fino ad arrivare al prossimo marcapunti dove faremo i 3 punti bassi. Arrivato al punto della base più stretta, lavoreremo di nuovo i 3 punti bassi su ogni foro e poi di nuovo i punti alternati sulla parte larga della borsa. Creiamo il cappietto iniziale al nostro cordino, dopodiché ci inseriamo con l'uncinetto nella parte più stretta del fondo borsa, inseriamo quindi l'uncinetto peschiando il filo dell'asola e la portiamo nella parte esterna del lavoro, quindi la blocchiamo con una catenella. Entriamo nuovamente nello stesso foro e da qui lavoriamo 3 punti bassi, quindi 1, 2, 3. Passiamo nel foro successivo e anche qui lavoriamo 3 punti bassi. Punto successivo, 3 punti bassi, nel mentre andiamo ad inglobare anche la codina iniziale. Arrivati al marcapunti lo togliamo, lavoriamo i nostri 3 punti bassi all'interno del foro, 1, 2 e 3, e da qui alterniamo i punti, quindi nel foro successivo lavoriamo 2 punti bassi, 1 e 2, in quello successivo 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Proseguiamo alternando i nostri punti fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Da questo marcapunti al prossimo marcapunti andremo a fare nuovamente 3 punti bassi su ogni foro. Dopo il marcapunti di nuovo alterniamo i punti.
Arriviamo qui e poi vi faccio vedere come chiudere il lavoro. Al termine di questo giro andrò a chiudermi con un punto bassissimo prendendo la costina retro del primo punto disponibile. In questo modo siamo già indirizzati a lavorare i punti in costa retro per il giro successivo. Quindi mi alzo con 2 catenelle o, come abbiamo fatto prima, con il punto basso e un altro punto basso sopra alla costina del punto basso, e procedo a lavorare punto su punto le nostre mezze maglie alte prendendo solo la costina di dietro. Questo è il punto che andremo a fare per tutto il giro e poi nei giri a seguire, fino a raggiungere una misura che più ci piace, per poi iniziare a lavorare con le nostre paillette. Io andrò avanti così per un po' di giri, dopodiché vi dirò esattamente quanti ne ho fatti. Ho lavorato un totale di 6 giri a punto mezzo alto in costa retro, ho chiuso il lavoro e adesso da qui in poi andrò a lavorare inserendo le paillette. Quindi mi alzo di una catenella, entro nel punto sottostante, lavoro un punto basso, entro nella costina e lavoro un altro punto basso. Prendo la paillette, l'appoggio sopra il punto successivo e vado a lavorare una mezza maglia alta in maniera molto semplice. Quindi punto successivo, una mezza maglia alta normale. Non lavoriamo più in costa retro, ma lavoriamo prendendo entrambe le costine. Quindi punto successivo, appoggio la paillette in prossimità proprio del foro del punto, carico il filo, entro nella paillette e nel punto e lavoro la mia mezza maglia alta. Punto successivo, mezza maglia alta normale. Vado a fare questo per tutto il giro. Ho inserito l'ultima paillette e adesso vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Mi alzo con una catenella. Io a questo punto voglio alternare l'inserimento della paillette, quindi andrò a inserire subito la paillette in questo giro. Quindi carico il filo, appoggio la paillette sopra lo stesso punto, entro nella paillette e nel punto e vado a chiudere. Punto successivo, vado a lavorare la mia mezza maglia alta. Prendo una paillette e vado a lavorare il punto mezzo alto con la paillette. Punto successivo, punto mezzo alto semplice senza paillette e vado avanti così per tutto il giro e i giri successivi fino praticamente a consumare tutte le paillette del sacchetto.
Ecco qua, allora ho lavorato un totale di 9 giri inserendo appunto le paillette. Arrivata a questo punto vado a chiudermi in questo modo, tiro un po' l'asola, passo con l'uncinetto in senso opposto al punto successivo, prendo la mia catenella e la faccio passare all'interno delle due maglie, tiro, poi sfilo l'uncinetto dal punto, entro subito nella costina retro del punto, dello stesso punto, prendo il filo di lavorazione, entro nell'asolina che ho abbandonato precedentemente e chiudo con un punto basso. Eseguo un'altra catenella e questo è il nostro primo punto. Da qui in poi andrò a lavorare dei giri di mezza maglia alta prendendo sempre la costina retro del punto e andrò avanti così per tutto il giro e per alcuni giri successivi in modo da alzare il corpo borsa. Sempre mezze maglie alte, costina retro, punto su punto. Per quanto riguarda la chiusura andrò sempre a fare la chiusura che ho fatto adesso. Vi faccio vedere ancora una volta come chiudere il lavoro, quindi allarghiamo un po' l'asolina dell'ultimo punto che abbiamo lavorato, entriamo con l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nel punto che dobbiamo lavorare, nel primo punto disponibile, prendiamo la nostra catenella e la inseriamo all'interno, tiriamo, dopodiché inserisco l'uncinetto nella costina retro, pesco il filo di lavorazione, entro nell'asolina del punto precedente e le chiudo. Questo è il nostro primo punto basso, mi alzo con una catenella e questo è il nostro primo punto. Da qui in poi lavoriamo sempre le nostre mezze maglie alte, sempre in costa retro per tutto il giro, chiudendo di volta in volta il giro in questo modo. Ci andremo ad alzare in modo da avere un'altezza giusta per terminare il corpo borsa, quindi punto sul punto, costa retro. Per quanto riguarda le paillette da usare, io ho preso queste della Tre Sfere, sono pacchetti da più o meno da 40 grammi e contengono un totale di 540 paillette. Per quanto riguarda il mio progetto, io ho voluto realizzare solo la fascia intermezza del corpo borsa, ho realizzato un totale di 9 giri per questa borsa color rosa con le paillette ciccanino e ho avanzato all'incirca una cinquantina di paillette, quindi non mi sarebbero bastate per fare il 10° giro. Invece per quanto riguarda la borsa che avete visto in anteprima, quella color burro, ho eseguito un totale di 10 giri e ho usato praticamente tutta la busta. Queste sono altre colorazioni che ho preso. Se volete logicamente fare molti più giri con le paillette, vi occorreranno 2 buste. Ho realizzato l'ultimo punto, dopodiché vado a tagliare il filo, sfilo l'uncinetto e con l'uso del lago andrò a chiudere il mio punto. Quindi passo nel punto successivo, tiro bene il filo, passo nella costa retro della maglia precedente, tiro bene,
e vado a nascondere il filo sul retro del lavoro. Arrivati a questo punto andiamo a piegare la borsa a metà e andremo a inserire i marcapunti sia da un lato che dall'altro, e da qui andiamo a posizionare la nostra clutch. Per posizionare la clutch la apriamo, la appoggiamo sulla borsa facendo combaciare la parte dove c'è il chiodino al marcapunti sia da un lato che dall'altro. Dopodiché, con l'ausilio di uncinetto e un pezzettino di filo di cordino, andremo a fermare la clutch. Adesso per cucire la nostra borsa andremo a inserire un pezzo abbastanza lungo di filo nel lago, dopodiché andremo a cucire tutto il contorno della borsa. Io qua hanno già cucito la prima metà, come vedete, adesso andremo insieme a cucire la seconda parte. Prendiamo il nostro filo e andiamo all'interno della borsa e lo andiamo a fermare passando in alcuni punti, e una volta che sarà ben saldo andremo a cucire la clutch. Per sicurezza vado anche a spiammare la codina iniziale del cordino in modo da bloccare più sicuramente il lavoro. E col lago vado ad uscire quasi in prossimità della chiusura della clutch, non proprio nel centro, questa parte qua la lasciamo libera, passiamo a questo punto.
Per cucirla adesso passiamo semplicemente nel lato opposto rispetto da dove siamo usciti, quindi ritorno sulla parte interna della borsa, esco dallo stesso punto e tiro bene il filo. Rientro nello stesso punto e tiro. Proseguo la cucitura passando più volte nello stesso punto in modo da rendere molto fitta la cucitura. Dopodiché passo nel punto successivo e anche qui andrò a fare 2 o 3 passaggi sempre nello stesso punto e andiamo avanti così fino a cucire tutta la clutch. Quindi punto su punto passerò più volte all'interno dello stesso punto in modo da compattare bene la cucitura. Allora, sono arrivata a questo punto, però non ho filo a sufficienza per finire questo pezzettino, quindi cosa vado a fare? Sfilo l'ago dal filo, prendo un filo nuovo e faccio una semplice giunta attaccando il filo con l'accendino. Quindi prendo un pezzettino,
sfiammo e lo attacco sia da un lato che anche nell'altro lato della codina, così il filo è attaccato, la bruciatura non si vede e il filo è molto forte. Dopodiché vado nuovamente a inserire l'ago nel filo che ho appena inserito e vado a proseguire con la cucitura. Ecco qua, abbiamo finalmente terminato di cucire tutta la clacia alla borsa e questo è il risultato. La cucitura è molto fitta e quindi non si vede assolutamente la nostra chiusura. Ovviamente le parti della piega vanno lasciate libere. Una volta chiusa, questo è il risultato. Adesso andiamo a preparare la parte sottostante della tracolla, quindi voltiamo la borsa in questo modo, stabiliamo qual è il centro di questa parte, della parte più lunga, facendo riferimento però nella parte più bella della borsa, e andiamo a mettere i marcapunti. A me corrispondono questi due punti, quindi ho inserito già due marcapunti, uno per ogni punto. Dopodiché vado a posizionare l'altro, siccome la tracolla sarà larga 10 punti, mi sposto di 4 maglie e vado a mettere il marcapunti. La stessa cosa faccio sull'altro lato, quindi 1, 2, 3, 4 e un mio marcapunti, quindi questi centrali si possono togliere. Questo sarà lo spazio dove andremo a lavorare la nostra parte sottostante della tracolla. Andiamo a prendere nuovamente il nostro filo, creiamo il cappetto iniziale e ci andremo a posizionare nel primo marcapunti. Quindi con l'uncinetto vado a creare il primo punto. Siccome andremo a lavorare dei punti alti, andrò a fare 3 catenelle, quindi il primo l'ho già fatto, seconda catenella, terza catenella. Cercherò anche di lavorare anche la codina in modo da non doverla cucire in seguito, quindi lavoro punto su punto i 10 punti alti. Questo è il primo, carico il filo sull'uncinetto, passo nel secondo punto, prendo il nostro filo e vado a realizzare il secondo punto alto. Vado avanti così fino ad aver realizzato 10 punti alti. Terminato i 10 punti alti, vado a rimuovere i marcapunti, volto la borsa, vado nuovamente a realizzare 3 catenelle, poi lavorerò la seconda riga punto su punto, altri punti alti, quindi questo è il secondo e così via fino ad arrivare a 10 punti alti.
Ho nuovamente realizzato le 10 maglie alte e ora faccio esattamente lo stesso. Volto il lavoro, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e proseguo punto su punto con le maglie alte. Vado a fare questa lavorazione per un po' di giri. Ci vediamo tra poco. Ho lavorato un totale di 18 giri per la fascia, dopodiché ho posizionato i 2 marcapunti facendo combaciare la fascia il più possibile al centro della borsa. Ovviamente da marker a marker ho i 10 punti che serviranno per la cucitura della fascia. Per quanto riguarda la lunghezza, deve essere proprio pelo alla borsa e non troppo lenta, altrimenti quando poi faremo la seconda fase dove metteremo l'altra chiusura tenderà a diventare molle. Comunque è un punto che è molto elastico. Adesso proseguiamo con la cucitura. Prima di eseguire la cucitura andiamo a posizionare la parte retro della nostra chiusura a girello, quindi decidiamo dove posizionarla facendo attenzione a centrare il più possibile i punti in modo tale da avere sia i punti uguali sia da un lato che dall'altra. Dopodiché andiamo a fermarla. Adesso andremo a inserire il nostro filo nell'ago facendo combaciare bene la nostra fascia sulla riga del corpo borsa da cucire. Andremo a cucire punto su punto. Per sicurezza lavoro 2 punti nello stesso punto iniziale in modo da fermare bene la lavorazione, dopodiché andrò a prendere la costina retro della fascia e la costina della borsa e cucio, tiro bene il filo e vado avanti così. Finito di fare la cucitura, vado a portare il filo all'interno della lavorazione della borsa in modo tale da poterlo fermare sulla parte interna della borsa. In questo modo non si vedrà assolutamente nulla.
Questo è il risultato una volta terminato di cucire e fermare il filo della nostra fascia. Adesso voltiamo la borsa e andiamo a eseguire la seconda parte. Sulla parte opposta della borsa, quindi sulla parte retro, vado a posizionare due marcapunti sempre a una distanza di 10 punti tra un marcapunto e l'altro, facendo in modo di farli combaciare esattamente alla fascia che abbiamo appena realizzato. Una volta posizionati i marcapunti, andremo a prendere il filo nuovo, faremo il cappietto iniziale e inizieremo a lavorare i punti alti anche su questo lato, come abbiamo fatto su questo. Partendo quindi dal cappietto, mi posiziono nel primo marcapunti sul retro della borsa e vado a realizzare, come abbiamo fatto prima, 3 catenelle. 1, 2 e 3. Dopodiché andrò a lavorare semplicemente punto su punto, un totale di 10 maglie alte. Una volta lavorato i 10 punti, mi alzo con 3 catenelle, volto il lavoro e proseguo con la lavorazione punto su punto delle maglie alte. Come abbiamo fatto per la prima fascia, facciamo esattamente gli stessi procedimenti su questa fascia, in modo tale da terminare la tracolla. Per quanto riguarda la lunghezza, man mano che andate avanti vi consiglio di provare sulle vostre misure. Io vado avanti, poi vi dico quante ne ho fatte. Ho realizzato un totale di 34 giri. Adesso vado ad eseguire il giro dove andrò a inserire l'apertura per inserire la chiusura. Per realizzare lo spazio per la chiusura andrò a realizzare 3 catenelle, 1, 2 e 3, poi andrò a lavorare 3 punti alti su questo lato e 3 punti alti sulla parte finale, lasciando 4 punti liberi nel centro, dove però nella parte in alto andrò a fare 4 catenelle. Quindi il primo punto alto l'abbiamo fatto, facciamo il secondo, il terzo, 4 catenelle, 2, 3, 4, salto le 4 catenelle di base, entro nel quinto punto e da qui lavoro i 3 punti alti.
abbiamo eseguito l'apertura per inserire la chiusura. Mi alzo nuovamente con 3 catenelle, volto il lavoro e vado a lavorare nuovamente i 10 punti alti sui 10 punti alti sottostanti. Per quanto riguarda la catenella, lavorerò 4 punti al suo interno, quindi 1, 2, 3, 4 e gli ultimi 3. Adesso vado a inserire la chiusura. Per quanto riguarda la chiusura, sulla parte retro abbiamo 2 viti che andremo a svitare. Una volta svitate le vitine, abbiamo i 2 pezzi della chiusura, prendiamo la parte del dritto, quindi la parte frontale, e la andiamo a appoggiare nel foro che abbiamo eseguito sulla tracolla. Ovviamente il dritto sarà verso di noi. Voltiamo il lavoro in questo modo, cerchiamo di tirare un po' la lavorazione in modo da coprire i lati e andare a coprire le parti dove ci sono i fori per le viti. Quindi posizioniamo la seconda parte della chiusura con l'aiuto dell'ago, andiamo a liberare il foro e andiamo a posizionare la prima vite. Facciamo la stessa cosa nell'altro foro. E adesso andiamo ad avvitarle. Una volta posizionata la chiusura, questo è quello che abbiamo ottenuto. Adesso andiamo a realizzare la nostra punta. Adesso per realizzare la punta volto il lavoro, non mi alzo con le catenelle ma tiro un pochino leggermente il filo, pesco il filo, salto quindi il primo punto, vado direttamente nel secondo e lavoro il mio punto alto. Sulle maglie successive lavoro i punti alti fino ad arrivare agli ultimi 2. Quindi vado avanti punto su punto, lavoro l'ultimo punto alto. Qua abbiamo gli ultimi 2 punti alti, quindi cosa faccio? Carico il filo, entro nel punto successivo, chiudo solo le due catenelle senza chiudere tutto il punto, pesco nuovamente il filo, lavoro l'ultima maglia, chiudo le ultime 2 catenelle. Adesso ho 3 anellini, 3 catenelle sull'uncinetto, pesco il filo e le chiudo tutte e 3 insieme. Volto il lavoro, tiro leggermente l'uncinetto, pesco il filo, salto il primo punto, vado nel secondo e realizzo il mio punto alto. Proseguo fino alle ultime 2 punti. Negli ultimi 2 punti faccio come abbiamo fatto prima, pesco il filo, lavoro mezzo punto senza chiudere tutto il punto, pesco nuovamente il filo, vado nell'ultimo punto, chiudo i primi 2 punti, 3
asole sull'uncinetto, le chiudo tutte e tre insieme, volto e proseguo, tiro un pochino, salto il primo punto, vado nel secondo e realizzo la mia maglia alta, lavoro gli altri punti alti fino ad arrivare agli ultimi due. Arrivo agli ultimi due ed eseguo la mia diminuzione. Quindi lavoro le mie due maglie alte senza chiuderle e le chiudo insieme alla fine. Faccio ancora una volta, salto il primo punto, lavoro il punto successivo, ho gli ultimi due punti da lavorare, faccio la diminuzione. Faccio una catenella, vado a tagliare il filo e lo tiro. Ecco così la punta come viene. Adesso andiamo a rifinire tutto il contorno di questa fascia. Per la nostra rifinitura della fascia andiamo a lavorare sulla parte frontale della nostra fascia, quindi giriamo praticamente la borsa sul dorso dove abbiamo la nostra fascia, ci andiamo ad agganciare nella prima barretta del punto alto sottostante, andiamo ad agganciarci nel cappietto che abbiamo fatto sul nostro cordino, facciamo un punto per alzarci, una catenella, dopodiché andremo a lavorare un punto basso nello stesso punto e un altro punto basso sempre nella stessa barretta, quindi avremo un totale di 2 punti bassi per ogni barretta. Quindi nel mentre lavoriamo anche la codina iniziale, barretta successiva, 2 punti bassi, quindi il primo e il secondo, barretta successiva, primo punto basso e secondo, e andiamo avanti così fino ad arrivare alla punta. Una volta arrivati alla punta, nel punto proprio che abbiamo nella punta della nostra freccia della borsa, andremo a lavorare 3 punti bassi nello stesso punto. Dopodiché voltiamo e proseguiamo la lavorazione normale come abbiamo fatto prima.
Ecco come si presenta al termine la nostra borsa. A questo punto non rimane altro che foderarla, dopodiché la borsa è completamente finita. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, che sia stato facile da seguire, che vi siate divertiti e rilassati a creare questa borsa insieme a me. Per quanto riguarda le paillette, potete metterle, io le ho messe solo in questa fascia, ma potete metterle su tutta la borsa oppure metterle anche nella nostra tracolla e renderla ancora un po' più scintillante. Io vi saluto, vi do un grosso abbraccio, se vi va iscrivetevi al mio canale, mettetemi un like e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!